Com'è che abbiamo detto l'altro giorno, qualche giorno fa, Antonio Conte è furbo, Antonio Conte è molto furbo, dicevamo, perché Antonio Conte dopo quell'Inter Napoli era riuscito con il suo modo di fare molto furbo appunto a distogliere l'attenzione, lo sguardo da quella prestazione incolore che aveva fatto il suo Napoli, ancora una volta totalmente rinunciataria dal punto di vista del gioco, spostando il focus sul protocollo VAR per il bene del calcio. Chiaramente non parlando di arbitri in tante grandi occasioni in cui poteva farlo e facendolo invece proprio in occasione di Inter Napoli, scatenando anche la reazione di Marotta che è tornato a parlare di Napoli, riaccendendo poi un'altra reazione da parte di Antonio Conte che ha lanciato dei messaggi e dei segnali che andremo a commentare, che sono abbastanza forti, che so già che sotto questo contenuto scateneranno i commenti dei tifosi del Napoli, perché ogni volta che ho toccato il Napoli nelle mie analisi, nei miei commenti sono stato attaccato e aggredito alla grandissima dai tifosi del Napoli, che sono particolarmente suscettibili evidentemente in questo momento, ma ecco, io faccio questo contenuto anche per lanciare un avvertimento ai tifosi del Napoli in questo senso e per mettervi in guardia da questo tipo di comunicazione che molto furbescamente Antonio Conte sta portando avanti. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioniteristi e amiche e amici napoletani in questo contenuto di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti come questo e non soltanto. Allora, non torno sull'episodio post Inter Napoli che trovate già sui nostri canali, abbiamo già commentato abbondantemente. Che cosa è successo nelle ultime ore? Tutto nasce dal gran galà del calcio dove Sport Mediaset intervista Beppe Marotta e ad un certo punto viene fatta una domanda diretta su Antonio Conte. Ripeto, una domanda diretta sul Napoli e su Antonio Conte. Non è che ha una domanda su un altro tema, Marotta tira in ballo Conte. Conosce molto bene il fatto che il Napoli continua a vincere in questa maniera, 1-0, grande difesa, grande solidità, un po' insomma ha lanciato un messaggio a questo campionato. Io credo che il Napoli sia favorito alla vittoria dello scudetto per merito e quindi è normale, ecco, che stiano facendo bene, hanno un allenatore vincente, una squadra forte e quindi credo che possono arrivare fino in fondo lottando per lo scudetto. Allora, 3 considerazioni su queste parole di Beppe Marotta. Che il Napoli sia favorito per la vittoria dello scudetto, se noi vogliamo parlare oggettivamente, è oggettivo, perché è in testa alla classifica, e già questo ti mette comunque in una posizione di favorito, perché, alla 14ª giornata sei in testa alla classifica, anche per un banale, calcolo, chi deve superarti deve fare più punti di te e quindi tu stai partendo più avanti degli altri nella corsa verso lo scudetto in questo momento. Aggiungiamoci poi il fattore anche campionato, dove Conte può concentrarsi su un solo torneo, tant'è che stavamo guardando i calendari, da qui al prossimo Napoli-Inter, che si giocherà a marzo se non erro, il Napoli giocherà 13 partite circa, dovrebbe giocare 13 partite, poi dipende dalla Coppa Italia, ma più o meno quello è l'ordine di grandezza. L'Inter potenzialmente ne giocherà 20 in questo stesso lasso di tempo e 7 partite in più sono un'insidia e una preoccupazione non da poco, che può creare vari problemi per un Inter che dovrà dividersi tra più obiettivi. E quindi è oggettivo che il Napoli in questo momento ha un vantaggio. Poi, ecco, al Napoli sta anche girando un po' tutto bene, tra pochi infortuni, tra anche un calendario comunque dove l'unica volta in cui ha un turno infrasettimanale e quindi potremmo dire magari questa volta sul doppio impegno ravvicinato può perdere delle energie, può fare un passo falso, gioca contro lo stesso avversario, contro Lazio nel giro di pochi giorni, quindi questo vantaggio per l'avversario non c'è più perché giocano anche loro la stessa partita. Quindi queste cose stanno girando un pochino bene, anche l'ultimo turno di campionato è stato quasi del tutto favorevole al Napoli. Ma oltre a questo, a me Marotta qui secondo me tradisce un po' di indecisione nelle sue parole che mi fanno pensare o che quel Napoli è favorito gli sia un pochino scappato all'inizio della sua dichiarazione. Se così non fosse, è evidente che Marotta vuole lanciare un po' un messaggio ad Antonio Conte, o comunque vuole provare a stanarlo e a farlo innervosire in questa battaglia dialettica che mi ricorda per certi versi anche quella che c'era l'anno scorso con Allegri che alla guida di una Juventus che era fuori dalle coppe cercava di gettare pressione sull'Inter con le sue continue dichiarazioni, le sue continue frecciatine
e alla guida di una Juventus che è la squadra più costosa del campionato. Quindi qualcuno dice: ma se effettivamente Inzaghi se non vince con la squadra più costosa, anche l'anno scorso allora Inzaghi ha vinto senza avere la squadra più costosa. Ma comunque, al di là di questo, Allegri aveva la squadra più costosa, Conte è una squadra che non è tanto diversa dal Napoli dello scudetto di 2 anni fa e ha avuto un'estate da 140 milioni di investimenti. Quindi ecco, non stiamo parlando proprio di una squadrettina da poco. Comunque, queste le mie riflessioni sulle parole di Marotta. Arriviamo alle dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, ve le faccio ascoltare. Repubblica a seguire Sky. Eccomi, salve. No, volevo chiederle un pensiero. Ieri Marotta ha detto che il Napoli è favorito per lo scudetto. Volevo sapere cosa ne pensava, grazie. Ma sempre adesso c'è un po' sta cosa di Marotta, ma ripeto, il direttore può dire quello che vuole, sicuramente conoscendolo, siccome comunque lo conosco molto bene, avendo ci ho lavorato, non penso che a fine anno non dovesse essere l'Inter a vincere lo scudetto, lui sarebbe molto contento. Allora, piccola pausa qui, poi dopo commentiamo anche le altre parole. Tanto che lo continui a chiamare direttore, comunque è il presidente dell'Inter, ricordiamolo. Vabbè, lui ha già detto, per me è stato direttore, vabbè, adesso è presidente dell'Inter. Ma che lui non dovesse vincere lo scudetto, non penso che sarà contento. Chiaro, se non vinco e vince un altro, è chiaro che non sono contento, non faccio i salti di gioia. Anche qua però sempre attenzione a non far passare il messaggio che chi vince è un genio, chi non vince è l'ultimo scemo, perché si parte per provare a vincere e l'Inter da Marotta in giù pubblicamente è l'unica squadra che sta anche Fonseca sta continuando a dire che lotta per lo scudetto, ma al di là di Fonseca e del Milan, l'Inter è l'unica squadra che si sta sbilanciando e Conte, il Napoli, la Juventus, poche ore fa Giuntoli che diceva l'obiettivo è stare nelle prime 4, tutti gli altri si stanno nascondendo, quindi l'Inter lo sta dichiarando pubblicamente e anzi all'Inter ormai se a Conte chiedono dello scudetto e lui si innervosisce, all'Inter stanno continuando a chiedere ad ogni intervista della Champions League addirittura, quindi figuriamoci, è normale che ti venga chiesto questo e l'Inter è l'unica che non si nasconde e non dovesse vincerlo, per me non è un fallimento. Poi certo dipende da come non lo vinci, ma un conto è dichiararlo e non vincerlo perché gli altri sono stati più bravi, un conto è nascondersi per poi fare finta di nulla. Già qui partiamo male. Considererebbe la stagione una buona stagione. Questo lo posso dire per certo perché lo conosco molto bene. Poi ognuno deve recitare la propria parte, magari anche dall'interno qualcuno lo può spingere a dire qualcosa come questo, però Ognuno deve recitare la propria parte, quindi chiaramente anche lui sta recitando la sua parte e lo spingono dall'interno. Qui è un evidente riferimento a Simone Inzaghi, secondo me, che vuole dire che Inzaghi sta spingendo Marotta a spostare il focus sul Napoli e alleggerire la pressione sull'Inter, evidentemente. Tra poco su questa cosa poi ci torniamo. ripeto, stiamo parlando di una squadra che ha non 2 squadre, ha 2 squadre e 3 quarti. Quindi non è che L'Inter non ha 2 squadre, ha 2 squadre e 3 quarti. Anche qua mi viene da dire, ma è vero che l'Inter è cambiata in questi anni di Simone Inzaghi, ma è un Inter che lui ha lasciato quando se n'è andato perché non la reputava abbastanza competitiva. E non mi sembra che l'Inter poi negli anni post Conte abbia aumentato gli investimenti per arrivare a far sì che quella squadra che lui reputava non competitiva diventasse 2 squadre e 3 quarti. Se l'Inter è diventata 2 squadre e 3 quarti, lo è diventata intanto perché ha saputo operare pur nelle ristrettezze economiche, pur nel ridimensionare l'investimento, soprattutto in termini di acquisti sul mercato, ma soprattutto perché c'è stato il lavoro di quell'Inzaghi a cui lui sta cercando di stanare con le sue dichiarazioni, che ha permesso di valorizzare tanti giocatori e di arrivare a questo livello. Quindi 2 squadre e 3 quarti, ecco, è curioso come se l'Inter senza investire 140 milioni di euro in un solo mercato è riuscito ad avere 2 squadre e 3 quarti, allora il Napoli cosa dovrebbe avere, visto che è la stessa squadra o quasi dello scudetto e in più ha investito 140 milioni la scorsa estate. Quindi stiamo parlando del nulla cosmico e in più si stanno concentrando tanto su di noi, non vedono chi può essere veramente
quella che può creargli fastidio. Però ripeto, sono straconvinto che sono comunque parole che le porta via il vento e che fine anno non dovessero vincere lo scudetto. Sono straconvinto che lui non sarebbe molto contento e tanti dovrebbero farsi le domande. Allora, anche qua, tanti dovrebbero farsi le domande chi, ma poi c'è un passaggio prima in cui Conte parla, vabbè, le parole che se le porta via il vento, c'è un altro passaggio che magari poi ci torneremo. Tanti dovrebbero farsi delle domande, dice poi Conte in questo passaggio. Chi di preciso? Cioè, cosa vuoi dire? Che se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto ci si dovrebbe interrogare sul valore di Simone Inzaghi? Perché l'Inter ha una squadra quindi che è più costosa a livello comunque perché è una squadra che secondo te ha 2 squadre e 3 quarti, allora se non vince lo scudetto tanti dovrebbero farsi delle domande quindi sul valore di Simone Inzaghi. Inzaghi ha già vinto uno scudetto l'anno scorso davanti a una squadra che è stata quasi doppiata in termini di punti, che era molto più costosa, che era la Juventus, quindi allora già l'anno scorso il valore di Inzaghi è stato dimostrato e anche dopo aver raggiunto una finale di Champions dove l'Inter non era la squadra più costosa, quindi anche lì allora il valore è stato già dimostrato e le domande ce le siamo già fatte. Poi ripeto, sul fatto che l'Inter stia parlando tanto del Napoli, la domanda era stata fatta precisamente sul Napoli, quindi Marotta ha risposto a una domanda precisa sul Napoli e lui dice ci si dovrebbe concentrare sugli altri sostanzialmente, in riferimento probabilmente all'Atalanta che ritiene essere la vera insidia per lo scudetto anziché il Napoli, quindi lui mette anche l'Atalanta più su del Napoli per lo scudetto in lotta con l'Inter e infatti glielo chiedono poi. Prego. Sky a seguire Sport Italia. Ben trovato Conte. Resto sul tema che è interessante. Immagino facesse riferimento all'Atalanta. Le chiedo eventualmente conferma. Le chiedo pure però, se questo gioco delle parti, no, che lei ha definito e che da uomo di calcio conosce benissimo, personalmente la diverte, la carica, la motiva, se può essere anche funzionale magari nella gestione, nelle dinamiche mentali dello spogliatoio, ecco, questo caricare e scaricare che fanno un po' tutte le pressioni su se stessi e sugli altri. Ecco, personalmente, emotivamente Antonio Conte come la vive, come la gestisce? Ma io guarda, penso che ognuno di noi, o comunque ogni club, ogni squadra, ogni allenatore inizia l'anno con degli obiettivi. Poi possiamo dichiarare quello che vogliamo, ma alla fine internamente ognuno sa a fine stagione se gli obiettivi sono stati concretamente raggiunti o meno. Poi capisco bene che qualcuno chiaramente è un po' il gioco delle parti dello scaricabarile, no? Questo. Però poi c'è un dato di fatto e bisogna vedere effettivamente noi dobbiamo rispondere al nostro club, all'ambizione dei... Vabbè, dobbiamo rispondere al nostro club, c'è un obiettivo interno, quindi lui ammette che ci sono degli obiettivi interni poi che per il gioco delle parti pubblicamente non vengono dichiarati, sostanzialmente vengono dichiarati differentemente. Questo è quello che dice Antonio Conte. Io ripeto, da parte dell'Inter tendenzialmente non arrivano risposte a questo tipo di commenti, anche se Marotta, come detto in questo caso per me, ha voluto lanciare un po' una frecciata per tentare di stanare Antonio Conte. E l'anno scorso il segreto dell'Inter secondo me è stato proprio quello di non rispondere, non cadere in queste provocazioni con cui Allegri cercava di metterci in difficoltà e andare dritti sul campo dove poi lo abbiamo stradominato lo scudetto, l'abbiamo stravinto, concentrandoci lì sul campo. Quindi è stata la formula vincente che credo che l'Inter debba portare avanti anche quest'anno. Però da parte nostra, noi che siamo osservatori e tifosi esterni, è giusto rispondere perché quando vengono dette anche delle imprecisioni, viene fatto il gioco delle parti, poi se loro ripetono sempre questo discorso, alla fine anche una bugia ripetuta tante volte diventa una verità ad un certo punto e quindi è giusto da parte nostra, secondo me, mettere dei puntini sulle i e, come dicevo in apertura, mettere in guardia anche i tifosi del Napoli, perché io ho la sensazione che da parte di Conte questo suo continuo seminare un abbassamento delle aspettative sul Napoli sia anche un obiettivo finalizzato al dire che se il Napoli dovesse poi vincere questo uno scudetto sarebbe un miracolo e sarebbe un miracolo avvenuto grazie ad Antonio Conte e lo scudetto l'avrebbe vinto Conte prima del Napoli. Quindi
io metto in guardia anche i tifosi del Napoli, perché ci stanno dipingendo, soprattutto Conte, ma non solo, questo Napoli come una squadra che non ha minimamente la possibilità di vincere questo scudetto, che vincerlo sarebbe un miracolo, sarebbe qualcosa di clamoroso, sarebbe un grande risultato sportivo, questo sicuramente sì, Conte avrebbe fatto un grande lavoro, questo sicuramente sì, ma tutt'altro che un miracolo, perché poi se non parti per vincere, il progetto Napoli ci ha abituati a dire che non va a spendere 30 milioni per un attaccante come Lukaku classe 93, più tutto quello che si porta dietro di ingaggio, più tutti gli altri investimenti che sono stati fatti e l'investimento sull'ingaggio di Antonio Conte. Quindi tutto questo discorso io lo dico anche per i tifosi del Napoli, perché poi certo se si vince lo scudetto è chiaro che esultate anche voi, ma il messaggio che passerà è che questo scudetto sarà arrivato solo grazie ad Antonio Conte e non grazie al fatto che c'è una squadra molto forte già da 2 anni, con 140 milioni di investimento, con un progetto che funziona e con un grande lavoro anche di squadra. Comunque ce la giocheremo. Adesso anche questa incognita dell'asterisco comunque aggiunge un po' di tensione anche sulle nostre spalle e ancora una volta favorisce questo Napoli a cui oggettivamente sta girando tutto nel verso giusto. E vediamo, ce la giocheremo sul campo. Io sono comunque fiducioso della nostra Inter e non rispondiamo a queste provocazioni, ci pensiamo noi e dritti per la nostra strada. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere la vostra opinione. Vi aspetto su passioneinter.club, mi raccomando, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast e invece per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.